16 febbraio 1998. Napoli. Tardo pomeriggio. Un uomo di 76 anni attraversa l'area antistante il carcere di Poggioreale. Cammina lento, come chi ha visto troppo per avere fretta. Non ha scorta, non l'ha mai voluta. La scorta attira l'attenzione e lui ha passato 50 anni a evitare l'attenzione. Uomini armati escono dall'ombra. 2 o forse 3, poco importa. Una raffica di colpi. Il rumore delle pistole rimbalza sui muri del carcere più affollato dell'Italia meridionale. Francesco Mazzarella cade sul selciato. Il patriarca, l'architetto invisibile di un impero che dura da mezzo secolo. Morirà poche ore dopo in ospedale. Con lui muore la vecchia camorra, quella dei summit nei ristoranti, delle strette di mano con Cosa Nostra, dei carichi di sigarette che arrivavano di notte al porto. Ma il clan non crolla. 27 anni dopo, luglio 2025. Il procuratore Nicola Gratteri pronuncia una frase che gela la sala stampa. Sono camorra di serie A. Nessuno ha la forza di scalzarli, nemmeno quelli di Secondigliano. Com'è possibile che un'organizzazione criminale sopravviva a 80 anni, attraversi 4 generazioni, resista a decine di operazioni antimafia e continui a comandare anche quando il suo boss è rinchiuso in una cella a 400 km di distanza? Io sono Alex Neri. Benvenuti su Anime Oscure. Questo documentario si basa su atti giudiziari e sentenze definitive, relazioni di commissioni parlamentari, cronache giornalistiche verificate, presunzione di innocenza. Tutti gli imputati in procedimenti non conclusi rimangono innocenti, sino a sentenza definitiva, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione italiana. Procedimenti in corso a luglio 2025. Le posizioni di Michele Mazzarella, Roberto Mazzarella e Luciano Barattolo rimangono sottoposti a giudizio e non costituiscono verdetti finali. Le vittime innocenti sono trattate con massimo rispetto e dignità. Napoli, gennaio 2026. 14 milioni di visitatori l'anno. Una città che esiste su 3 livelli. Il primo è quello che vedono i turisti. Pizza, mandolino, golfo azzurro, Vesuvio sullo sfondo delle cartoline. Il secondo è quello che vivono i napoletani. Traffico, lavoro, famiglie, la fatica quotidiana di una metropoli del sud. E poi c'è il terzo livello, quello che non si vede mai, quello che governa gli altri 2. Il clan Mazzarella vive nel terzo livello. Non li troverete quasi mai nei titoli dei giornali come Secondigliano o Scampia. Non esiste un film che racconti la loro storia dall'interno. Nemmeno quando il cinema li ha incrociati, li ha messi davvero al centro. Eppure, secondo le relazioni della Direzione Investigativa Antimafia del 2024 e 2025, controllano oltre 10 quartieri tra Napoli città e provincia vesuviana. Gestiscono traffici internazionali di cocaina che muovono centinaia di milioni di euro e hanno sviluppato un metodo che li rende quasi impossibili da scalzare. Quel metodo ha un nome semplice: famiglia. Ma non la famiglia come la intendete voi, non il pranzo della domenica, non i compleanni dei bambini, non le vacanze al mare. La famiglia come struttura militare, la famiglia come rete di potere, la famiglia come arma. Questa non è la storia di un boss carismatico. Non c'è un protagonista che sale e poi cade. Non c'è una parabola drammatica con inizio, apice e declino. Questa è la storia di una dinastia. 4 generazioni, 80 anni di potere continuato. Hanno attraversato il contrabbando di sigarette degli anni 70, il narcotraffico degli anni 80, le guerre di camorra degli anni 90. Sono arrivati intatti all'era digitale. Oggi dirigono il loro impero anche da una cella di carcere, usando telefoni cellulari clandestini e app di messaggistica. Ma per capire come ci sono arrivati, dobbiamo tornare indietro. Non al 1998, non al 1995. Dobbiamo tornare al 1945, a un'isola, a un uomo che non si chiamava nemmeno Mazzarella.
1945. Procida, un'isola di pescatori nel Golfo di Napoli, dove il mare è più importante della terraferma e le famiglie vivono di quello che riescono a strappare all'acqua. È un mondo antico, fatto di barche, di reti, di albe gelide e tramonti silenziosi. Un mondo dove i confini tra legale e illegale sono scritti sull'acqua. Nasce Michele Zaza. Suo padre è un pescatore, sua madre una donna che non ha mai visto nient'altro che quell'isola. Ma Michele guarda oltre, guarda il Golfo, guarda Napoli, quella città immensa che si staglia all'orizzonte come una promessa, e capisce, fin da ragazzo, che il mare non serve solo a pescare, serve a trasportare. A 18 anni è già parte del tessuto criminale del porto di Napoli. Ma Zaza non è un picchiatore di quartiere. Non è uno che rompe le gambe ai debitori o riscuote il pizzo dai commercianti. È un visionario. Capisce prima di tutti che il futuro della camorra non è nelle risse e nelle estorsioni ai mercati. È nel commercio illegale su scala industriale. Sigarette. Negli anni 70 l'Italia ha il monopolio di Stato sul tabacco. Le sigarette americane costano il triplo. Chi riesce a portarle dentro senza pagare le tasse diventa ricco e Zaza costruisce un impero. Secondo le ricostruzioni della Guardia di Finanza, il giro d'affari del contrabbando di sigarette gestito da Zaza raggiungeva decine, se non centinaia, di miliardi di lire, una cifra che oggi varrebbe centinaia di milioni di euro. Ma Zaza ha un problema. È troppo visibile. Ama le Ferrari, ama i ristoranti di lusso, si fa fotografare con calciatori del Napoli e attori di Cinecittà, concede interviste, si lascia raccontare, alimenta il personaggio. Ha bisogno di qualcuno che lavori nell'ombra, qualcuno che non ami la luce dei riflettori, qualcuno che pensi in termini di generazioni, non di anni. Trova Francesco Mazzarella. Francesco Mazzarella nasce a Napoli nel 1922. Cresce tra le macerie della Seconda Guerra Mondiale, in un porto dove la legalità è un concetto estraneo. Le ricostruzioni degli inquirenti lo collocano già a 20 anni dentro il tessuto criminale del quartiere. Ma Francesco non ha l'ambizione dei grandi boss. Non vuole essere Raffaele Cutolo, il professore di Ottaviano che costruirà la nuova camorra organizzata. Non vuole essere Francesco Schiavone, Sandokan dei Casalesi. Non vuole il potere che si vede. Vuole qualcosa di più sottile, di più duraturo, di più invisibile. Vuole che il suo cognome significhi potere per i prossimi 100 anni. Negli anni 70, secondo le ricostruzioni investigative della Guardia di Finanza, Zaza, Spadaro, Ciro Mazzarella e Nunzio Lamattina coordinano il contrabbando di sigarette con Cosa Nostra. L'accordo viene descritto come un sistema di intese tra il gruppo napoletano e alleati siciliani, con contatti che includono anche figure di vertice come Stefano Bontate e Rosario Riccobono. Sul tavolo ci sono la coordinazione del contrabbando tra camorra napoletana e mafia siciliana, la creazione di rotte comuni, la divisione dei territori. È l'atto fondativo di un impero commerciale illegale che, secondo le stime della DEA americana, genererà centinaia di milioni di dollari l'anno, tra sigarette e, presto, qualcosa di molto più redditizio: cocaina. Zaza costruisce una rotta che parte dal Perù, attraversa il porto di Callao, arriva a Napoli e si diffonde in tutta Europa. Tonnellate di cocaina, e Francesco Mazzarella è dentro. Non in prima linea, mai in prima linea, ma dentro. I suoi figli imparano, i suoi nipoti imparano. La strategia di Francesco è tanto semplice quanto efficace. Non esporsi mai, non fare omicidi diretti, non farsi fotografare con politici o imprenditori. Costruire una rete di figli, nipoti, cognati, cugini, che occupano ogni snodo strategico del territorio. Il porto per il contrabbando, il mercato per le estorsioni, i vicoli per lo spaccio e soprattutto mantenere un profilo talmente basso che le forze dell'ordine impiegheranno 40 anni per capire chi comanda davvero. 16 aprile 1984, Parigi.
Michele Zazza viene arrestato con un passaporto falso, estradato in Italia, processato, condannato. 10 anni dopo, il 18 luglio 1994, è stroncato da un attacco di cuore al Policlinico Umberto I di Roma. Ha 49 anni. La sua eredità: le rotte del narcotraffico per un Napoli, i contatti in Colombia, la rete di distribuzione europea. Ma quell'eredità non va ai suoi figli, va ai Mazzarella. Perché la rete non era mai stata di Zazza, era dei Mazzarella. Zazza era il volto pubblico. Francesco Mazzarella era l'architetto nascosto. Francesco però ha un problema che nella camorra è una bomba ad orologeria. 3 figli maschi e ognuno vuole comandare. Si chiamano Ciro, Gennaro e Vincenzo. Ognuno ha un soprannome, ognuno controlla un territorio e ognuno pensa di essere il vero erede. Ciro, detto Oscellone, nato il 2 aprile 1940, controlla Santa Lucia e il Pallonetto, 2 gioielli del centro storico affacciati sul mare. Morirà di cause naturali nel 2018. L'unico dei 3 a evitare una morte violenta, un mistero che gli investigatori non hanno mai risolto. Come ha fatto a rimanere al vertice per 60 anni di carriera criminale senza mai perdere davvero il controllo del suo territorio? Gennaro, detto Oschizzo, anche lui nato nel 1949, il più violento dei 3, almeno secondo la fama di strada. Gestisce il mercato di Porta Nolana e le case nuove, zone di traffico intenso e denaro contante. La verità, secondo i collaboratori di giustizia, è che Gennaro era l'anello debole della dinastia, quello che il patriarca Francesco ha sempre tenuto lontano dalle decisioni strategiche. E poi c'è Vincenzo Mazzarella, detto Oppazzo, nato il 5 maggio 1956. Fin da ragazzo è chiaro che il soprannome non è una metafora, non è un vezzo da criminale, è il modo in cui lo descrivono quelli che lo hanno visto all'opera. Secondo le testimonianze di Gennaro Panzuto, ex killer dell'Alleanza di Secondigliano diventato collaboratore di giustizia, Vincenzo preferisce sparare che parlare. Preferisce risolvere un problema con 10 pallottole piuttosto che con una trattativa. Controlla San Giovanni a Teduccio, quartiere operaio della periferia est, controlla Poggioreale, con il suo carcere che è una città nella città. Ma nel 1989 succede qualcosa che cambierà per sempre la geografia criminale di Napoli, qualcosa che creerà un nemico destinato a durare 35 anni. 29 novembre 1989, Ponticelli, una salumeria anonima. Antonio Rinaldi, detto il Giallo, esce dal negozio dopo la giornata di lavoro. Non sa che gli ultimi passi della sua vita sono già contati. Gennaro Mazzarella lo sta aspettando. Una raffica, 3 colpi. Antonio Rinaldi cade sul pavimento. Non è una guerra tra clan esterni, è una scissione, un tradimento o forse una decisione calcolata dal patriarca, Francesco. Perché quella sparatoria non segna la fine del potere Rinaldi, segna l'inizio. Dal sangue di Antonio nasce una fazione che dividerà il territorio della periferia est in 2 fronti nemici. I Rinaldi seguiranno una strada diversa dai Mazzarella. Non cercheranno il potere invisibile, cercheranno il controllo visibile della periferia est, ma quella zona non conoscerà mai un unico padrone. A Ponticelli il clan Sarno rimane dominante. A Barra i Cuccaro Aprea, alleati all'Alleanza di Secondigliano, mantengono il controllo. A San Giovanni il rione Villa stesso diventa territorio conteso. Da un lato i Rinaldi, dall'altro i D'Amico Mazzarella. Nel rione Pazzigno il clan Reale, alleato ai Rinaldi, si afferma come potenza propria. E ancora ci sono i Formicola e i Silenzio. La periferia est diventa così un mosaico di poteri frammentati. Per 6 anni non succede nulla. Poi il ciclo dei debiti di sangue si riaccende. 28 maggio 1995. San Giovanni a Teduccio. Salvatore Mazzarella, impiegato comunale incensurato, stava uscendo da casa di sua zia dopo averle fatto visita. Ha 50 anni. È il fratello minore di Ciro, Gennaro e Vincenzo. Non è un boss di primo livello, non è un killer. È un uomo che lavora.
uno che vive nel quartiere e porta un cognome pesante. 2 uomini su scooter si fermano davanti alla saracinesca. Ivan Maione, ancora minorenne, scende insieme a un complice. Non entra nel negozio, lo aspetta lì. 3 colpi di pistola. Salvatore cade. Non è una guerra tra clan, è una vendetta che apre un ciclo infinito di odio destinato a durare decenni. Ma quel sangue non viene dimenticato, resta sospeso e tornerà a presentare il conto anni dopo, in un'altra strada, davanti a un altro supermercato. Ma la guerra non finisce qui. Un anno dopo, nel 1996, Vincenzo Mazzarella uccide Vincenzo Rinaldi. Vendetta su vendetta, un ciclo che non ha fine. E mentre la faida con i Rinaldi divora la periferia est, un nemico molto più potente si muove da nord. Un nemico che controllerà Napoli per 30 anni. Un nemico che i Mazzarella non riusciranno mai a sconfiggere. Per capire chi ha ucciso Francesco Mazzarella quel 16 febbraio 1998, bisogna guardare a nord, a Secondigliano, a quella che le cronache giudiziarie chiamano l'Alleanza. L'Alleanza di Secondigliano non è un clan, è una confederazione. 3 famiglie criminali che decidono di unirsi invece di farsi la guerra. 3 cognomi che insieme controlleranno il traffico di droga più redditizio d'Europa. Edoardo Contini, detto O Romano, perché parla con accento della capitale, ma non è romano, è napoletano del Vasto, il quartiere dietro la stazione centrale, terra di contrabbandieri e trafficanti. Contini non spara, non si espone, finanzia. È il banchiere dell'Alleanza, quello che mette i soldi e si tiene nell'ombra. Controlla il Vasto e l'Arenaccia, snodi fondamentali per il traffico che arriva dalla stazione e dal porto. Gennaro Licciardi, la mente strategica che ha dato forma al clan. Suo fratello Pietro è il volto pubblico, ma per anni è Gennaro quello che pensa. Secondigliano è il loro regno, le vele, quei mostri di cemento che sembrano fortezze medievali, sono il loro quartier generale. Da lì parte la cocaina che finisce in mezza Europa. E poi c'è Francesco Mallardo, Giuliano, la provincia, il cemento. Mallardo non si occupa di droga, si occupa di tutto il resto. Appalti, costruzioni, riciclaggio. È quello che trasforma i soldi sporchi in palazzi, centri commerciali, imprese apparentemente legittime. 3 uomini, 3 territori, un patto di ferro. Non si fanno guerra tra loro. Si spartiscono Napoli. Nord a loro, sud ai casalesi, centro e periferia est ai Mazzarella. Ma le spartizioni criminali non durano mai, perché qualcuno vuole sempre di più. Nel 1995 la tensione esplode. I Mazzarella controllano il mercato. I Contini vogliono il mercato. Il mercato non è solo un posto dove si vende la frutta, è uno snodo strategico. Chi controlla il mercato controlla il flusso di denaro contante del centro di Napoli. Chi controlla il mercato controlla lo spaccio al dettaglio. Chi controlla il mercato controlla tutto. L'omicidio di Salvatore Mazzarella non è solo vendetta dei Rinaldi. Secondo i collaboratori di giustizia, dietro Ivan Maione c'è la mano dell'Alleanza. I Rinaldi sono alleati dei Contini e i Contini vogliono la guerra. La guerra arriva. Se dovessi scegliere un anno per raccontare cosa significa davvero la camorra, sceglierei il 1998. Non per i numeri, per la velocità, per la ferocia, per quello che succede in 9 giorni di febbraio. 25 gennaio 1998. Mercato. Vincenzo Siervo, 38 anni, detto Occhiattone, uomo vicino ai Mazzarella, viene ucciso a Casoria. Anni dopo, gli inquirenti indicheranno negli uomini del clan Moccia, alleato dell'Alleanza di Secondigliano, gli esecutori dell'agguato. È la risposta di Vincenzo, o pazzo,
agli attacchi dell'anno precedente. Il messaggio è chiaro. Il mercato resta nostro. 18 febbraio 1998. Periferia est di Napoli, tra San Giovanni a Teduccio e Barra. C'è un'altra guerra che brucia in quelle strade. I Cuccaro di Barra alleati con gli Aprea contro i Formicola di San Giovanni. In mezzo ci finisce un ragazzino di 14 anni, Giovanni Gargiulo. Aveva 14 anni. Ovviamente non era un boss, ovviamente non era un killer. Stava semplicemente camminando vicino al supermercato quando arrivano due uomini su un motorino. Cercano qualcuno a cui farla pagare. Non trovano il vero bersaglio. Trovano il suo cognome. E nella camorra il cognome basta per firmare una condanna a morte. 3 colpi. Giovanni cade. Muore in ospedale il giorno dopo. Anni dopo, le sentenze individueranno nell'agguato una vendetta trasversale. Giovanni viene ucciso solo perché è il fratello di Costantino, ritenuto vicino ai Formicola e considerato un basista nell'omicidio di Salvatore Cuccaro, fratello del boss Michele. Nell'iter processuale saranno condannati gli esecutori materiali e verrà individuato come mandante Michele Cuccaro. Ma le dinamiche interne tra i gruppi della zona resteranno complesse, con imputazioni e ruoli più volte ridefiniti nelle aule di giustizia. Nella camorra non importa a chi spari, importa il sangue che versi. Ma i contini non si fermano. 9 febbraio 1998. Napoli. 2 uomini dei contini, Emanuele Grasso e Ciro Varriale, vengono uccisi in un agguato devastante. Grasso ha 31 anni, Varriale 39. Ci sono 5 feriti, un terzo muore in ospedale poche ore dopo. L'esecutore, secondo le sentenze del Tribunale di Napoli, è Vincenzo Mazzarella in persona. 2 giorni dopo, l'11 febbraio, Nunzio Mele viene ucciso in via Santa Maria del Pianto. Mele è un alleato dei Mazzarella. La rappresaglia è immediata. 12 febbraio, Sergio Annunziata, 33 anni, RAS del quartiere San Carlo Arena, viene ucciso. Annunziata è un uomo dei contini. Secondo le cronache dell'epoca, era considerato troppo autonomo dopo l'indulto. Forse i contini stessi volevano liberarsene, o forse i Mazzarella hanno semplicemente colpito il primo bersaglio disponibile. 13 febbraio. Martin Aceschi, uomo vicino ai Mazzarella, viene ucciso in una rappresaglia dei contini contro il clan Mazzarella. 5 morti in 4 giorni. E non è finita. 16 febbraio 1998, tardo pomeriggio. Francesco Mazzarella, 76 anni, attraversa l'area antestante il carcere di Poggioreale. Il patriarca sta andando a trovare qualcuno, forse un affiliato, forse un familiare. Non lo sapremo mai. Quello che sappiamo è che non era lui l'obiettivo principale. L'obiettivo per gli inquirenti era Vincenzo. Secondo le ricostruzioni del Tribunale di Napoli, i killer dell'Alleanza cercavano Vincenzo Opazzo, il figlio che stava seminando morte tra le file dei contini. Non lo trovano il padre e decidono che il padre basta. Francesco Mazzarella cade sotto 7-8 colpi. Con lui muore Egidio Cutarelli, il suo accompagnatore. 2 morti, stesso giorno, stessa operazione. Ma la morte del patriarca non ferma nulla. Accelera tutto. 27 febbraio. Enrico Figliolini, 48 anni, e Carmine Zambello, 34, vengono uccisi. Erano le sentinelle di Vincenzo, quelli che dovevano proteggerlo. Non ci sono riusciti. 4 agosto. Guglielmo Scafaro, 40 anni, vicino ai Mazzarella, viene ucciso. Bilancio della guerra 1995-1999. Circa 20 omicidi documentati tra le 2 fazioni. L'Alleanza esce dalla faida con la supremazia consolidata sulla periferia nord. I Mazzarella mantengono il controllo della periferia est e del centro storico. È una geografia scritta col sangue. Tra i 2 cartelli scatta una tregua non scritta, basata su equilibri territoriali che dureranno anni.
non è pace. È un armistizio tra nemici che continueranno a coltivare il desiderio di espandersi. Ma il nemico non sparisce mai. Continua semplicemente a respirare in silenzio. «1996, 2 anni prima della morte del patriarca Francesco. Michele Mazzarella ha 18 anni. È figlio di Vincenzo Oppazzo. Ha ereditato dal padre la determinazione, ma non la follia. È brillante, è calcolatore e ha capito una cosa che suo nonno Francesco gli ha insegnato fin da bambino. La guerra costa, le alleanze pagano. Forcella. Pronunciate questo nome a un napoletano e vedrete un'espressione che mescola timore, rispetto e nostalgia. È un rione del centro storico. 5.000 abitanti concentrati in 200 metri di vicoli stretti, botteghe, palazzi seicenteschi con i panni stesi tra un balcone e l'altro. I turisti ci passano per andare da Spaccanapoli al Duomo, non sanno cosa stanno attraversando. Forcella non è un museo, è un fortino. Chi controlla Forcella controlla il cuore pulsante del mercato della droga al dettaglio, le estorsioni ai commercianti del centro, il riciclaggio nei negozi di souvenir. Per decenni Forcella è stata territorio del clan Giuliano, una delle famiglie camorristiche più riconoscibili di Napoli, diventata simbolo di un'epoca, anche grazie a immagini che hanno fatto il giro del mondo. Diego Armando Maradona che sorride ai tavoli dei matrimoni di famiglia accanto a esponenti del clan Giuliano. Il boss è Luigi Giuliano e Luigi Giuliano ha una figlia, Marianna. Michele Mazzarella sposa Marianna Giuliano nel 1996. Non è amore, è geopolitica criminale. È un'alleanza dinastica che ricorda i matrimoni tra casate nobiliari del Rinascimento. I Medici sposavano gli Este, gli Asburgo sposavano i Borbone, i Mazzarella sposano i Giuliano. Con quel matrimonio, Michele conquista Forcella senza sparare un solo colpo. I Giuliano diventano vassalli dei Mazzarella. E Vincenzo il Pazzo, padre di Michele, può finalmente dire di controllare non più solo San Giovanni e Poggioreale, ma anche il centro storico. Questo matrimonio rappresenta uno dei punti di svolta più clamorosi nella storia recente della camorra napoletana. La famiglia non è più solo un vincolo affettivo, diventa un'arma di conquista territoriale ed è efficace, tremendamente efficace. Michele assume il controllo operativo di Forcella, gestisce lo spaccio di droga, gestisce le estorsioni e soprattutto gestisce i rapporti con i fornitori internazionali di cocaina, quelli che suo nonno Francesco aveva conosciuto tramite Michele Zazza negli anni 70. La rete è ancora viva, i contatti in Colombia sono ancora attivi, la rotta Perù-Napoli, costruita da Zazza, continua a funzionare. La droga continua a scorrere. La tregua con l'alleanza di Secondigliano non significa pace, significa solo che le guerre cambiano forma. Mentre a nord i Licciardi e i Contini consolidano il loro impero della cocaina, al centro i Mazzarella devono affrontare un altro tipo di nemico, non un clan esterno, ma chi sta dentro i loro stessi territori e vuole più potere. Il mercato di Porta Nolana, quello che Gennaro Schizzo aveva sempre controllato. Ma Gennaro è vecchio, i suoi figli non hanno la sua presa e nel vuoto si infilano i Mauro, detti gli Alesi. Sono una famiglia del mercato, commercianti, ma a Napoli nessun commerciante è solo un commerciante. I Mauro vogliono una fetta più grande, vogliono autonomia, vogliono quello che i Mazzarella non concedono a nessuno. Maggio 2002, Piazza Mercato. Una sparatoria. Non è chiaro chi abbia sparato per primo. Quello che è chiaro è il messaggio. I Mauro non si piegano e i Mazzarella non perdonano. La guerra del mercato non è fatta di battaglie campali, è fatta di agguati, di colpi sparati all'alba, di corpi trovati nei vicoli. È una guerra di logoramento e dura 3 anni. Nel frattempo, a Forcella, Michele Mazzarella ha consolidato il suo potere grazie al matrimonio con Marianna Giuliano. Ma Forcella non è mai tranquilla. Ci sono troppi giovani che vogliono salire, troppi debiti di sangue che aspettano di essere pagati.
E c'è una famiglia che non ha mai accettato di essere subordinata ai Mazzarella. I Giuliano stessi, sì, quelli del matrimonio, perché nella camorra le alleanze matrimoniali non cancellano le ambizioni, le mettono solo in pausa. Salvatore Giuliano è uno di loro, è un affiliato, è armato e nel marzo 2004 qualcuno lo vuole morto. 27 marzo 2004, via Vicaria Vecchia, Forcella. Tra la morte di Ferrone e quella di Scafaro succede qualcosa che cambierà per sempre la percezione pubblica di Forcella. Qualcosa che trasformerà un vicolo qualunque in un simbolo nazionale. Annalisa Durante ha 14 anni. È una ragazza normale, va a scuola, ha le amiche, ha i sogni che hanno tutte le quattordicenni. Quella sera è in strada, davanti casa sua. Sta parlando con qualcuno. Non sta facendo niente di sbagliato. Non sta facendo proprio niente. Un motorino si ferma. Gli uomini a bordo cercano Salvatore Giuliano, un affiliato del clan. Giuliano è lì vicino. Vede gli aggressori. Estrae la pistola. Risponde al fuoco. Nel caos degli spari, un proiettile vagante colpisce Annalisa Durante alla testa. Entra in coma. 3 giorni dopo, il 30 marzo 2004, muore all'ospedale Loreto Mare. 14 anni. Colpevole solo di essere nel posto sbagliato, nel momento sbagliato. In una Napoli che in quegli anni, anche una strada, poteva essere un campo di battaglia. Il funerale di Annalisa paralizza Forcella. Don Luigi Merola, il parroco che l'ha celebrato, pronuncia parole che resteranno nella memoria della città. Con Annalisa è morta l'innocenza di Forcella. Il processo per la sua morte si concluderà con condanne pesanti, ma nessuna condanna può restituire una 14enne ai suoi genitori. Annalisa Durante diventa un simbolo. Strade intitolate a suo nome, fondazioni, murales. Ogni anno, il 27 marzo, Forcella si ferma per ricordarla. Ma il clan Mazzarella non si ferma. Il giorno dopo il funerale, le estorsioni continuano, la droga continua a scorrere, i soldi continuano a girare. E la guerra del mercato non è ancora finita. 3 febbraio 2004, pochi giorni prima della morte di Annalisa, Franco Ferrone viene ucciso. Ferrone è un uomo dei Mauro, sta cercando di espandere la loro influenza nel mercato. I Mazzarella non tollerano espansioni non autorizzate. 6 marzo 2005, Antonio Scafaro, detto Pippetta, viene ucciso. Scafaro è l'ultimo dei Mauro che ancora resiste. Con la sua morte, i Mazzarella consolidano definitivamente il controllo del mercato. Gli Alesi sono finiti, marginalizzati, ridotti al silenzio. Ma quella vittoria costa. Costa a Annalisa Durante. Costa alla credibilità di Forcella come territorio sicuro. Costa anni di indagini e processi. La camorra vince sempre le battaglie, ma perde sempre qualcosa di più grande. E c'era stata un'altra vittima, innocente, prima di Annalisa, una vittima che nessuno ricorda. Antonio Maglione. Questo nome non vi dirà niente. Non era un boss, non era un killer, non era nemmeno un affiliato. Era un ragazzo di San Giovanni a Teduccio, incensurato. Nessun legame diretto con la camorra. Aveva un lavoro, aveva una fidanzata, aveva progetti per il futuro, ma aveva un fratello, Ivan Maglione. 28 maggio 1995, 5 anni prima. È Ivan a sparare contro Salvatore Mazzarella davanti alla salumeria di famiglia. Quel sangue rimane sospeso. 15 dicembre 2000. Antonio Maglione esce di casa. Non tornerà mai più. Poche ore dopo, il suo corpo viene trovato in una via di San Giovanni a Teduccio, ucciso con modalità esecutive tipiche della camorra. Giovane, incensurato, morto per il cognome che portava. Nel 2025, un'ordinanza di custodia cautelare del giudice per le indagini preliminari indica come presunti responsabili dell'omicidio un esponente della famiglia Mazzarella, nipote del patriarca Francesco e un affiliato di clan alleati. Al primo viene contestato il ruolo di mandante, al secondo quello di esecutore materiale. L'impianto accusatorio si fonda sulle dichiarazioni di più collaboratori di giustizia e viene sottoposto a un doppio vaglio della Corte di Cassazione, che annulla le misure cautelari una prima volta per difetti motivazionali e in seguito conferma in parte la custodia per il solo presunto mandante,
rinviando al Tribunale del Riesame di Napoli per una nuova valutazione. Nelle ricostruzioni degli inquirenti, il movente resta lo stesso di quella mattina del 95, una vendetta trasversale. L'obiettivo non è più il killer, protetto dalle mura del carcere, ma il sangue che porta il suo cognome, Antonio, il fratello innocente. Nella logica della vendetta trasversale, uno dei codici più antichi e più feroci della camorra, le colpe si trasmettono per sangue. Se non puoi uccidere chi ti ha fatto del male, uccidi suo fratello, suo padre, suo figlio. La colpa è genetica, l'innocenza non esiste. Antonio Maione muore per il cognome che porta, per una scelta che non ha mai fatto, per un omicidio che non ha mai commesso. E 12 anni dopo Annalisa, a Ponticelli, i Rinaldi faranno la stessa cosa. 7 giugno 2016. Un circolo ricreativo nell'80 di Ponticelli. Un agguato a Raffaele Cepparulo, un boss rivale dei Barbudos. Gli spari cominciano. Ciro Rinaldi, detto My Way, coordina il fuoco dal carcere tramite messaggi. Ma tra gli spari c'è un ragazzo, Ciro Colonna, 19 anni. Sta solo passando di lì. Si china per raccogliere da terra un paio di occhiali caduti. Il killer pensa stia prendendo un'arma. Spara. Muore Ciro Colonna. Un innocente sacrificato sulla croce della camorra. Come Annalisa Durante a Forcella, 12 anni prima, anche Ciro Colonna diventa il simbolo della brutalità senza scopo di questa guerra. Nel 2020 il GIP del Tribunale di Napoli condanna all'ergastolo il boss Ciro Rinaldi e altri imputati per il duplice omicidio di Raffaele Cepparulo e dell'innocente Ciro Colonna. La sentenza viene poi confermata in appello e definitivamente dalla Cassazione nel maggio 2022. 2 quartieri, 2 clan, 2 innocenti, stessa età, stessa città, stessa camorra, stesso destino. Questa è la realtà di Napoli. Non esistono innocenti, esistono cognomi. E se ti trovi nel posto sbagliato quando quei cognomi si fanno la guerra, puoi morire anche se non hai mai commesso un crimine. – 9 gennaio 2001. Michele Mazzarella viene arrestato. Ha 22 anni. È accusato di associazione mafiosa, traffico di droga, estorsione. La condanna arriverà. 29 anni e 2 mesi. Per la maggior parte delle organizzazioni criminali, l'arresto del boss significa crisi, vuoto di potere, lotte interne, frammentazione. Per i Mazzarella significa solo un cambio di indirizzo. Dalla sua cella nel carcere di Poggioreale e poi in altri istituti penitenziari italiani, Michele continua a comandare. Secondo le ricostruzioni investigative, tramite telefoni cellulari nascosti nelle celle, pizzini cifrati passati durante i colloqui con i familiari e canali di comunicazione che sfruttavano falle nei sistemi di controllo. Per 18 anni, Michele Mazzarella dirige il suo impero da dietro le sbarre. Ma c'è stato un momento, tra il 2013 e il 2015, in cui anche questo impero ha vacillato. Un momento in cui i Mazzarella hanno perso, l'unica volta in 80 anni di storia. 2013, Forcella. Da quando Michele ha conquistato il Rione con il matrimonio strategico del 1996, passano 17 anni. Michele è in carcere, suo padre Vincenzo è in carcere, la maggior parte dei vertici è in carcere. E a Forcella si crea qualcosa che la camorra teme più di qualsiasi operazione di polizia. Un vuoto di potere. Quel vuoto viene riempito da un gruppo di adolescenti. Hanno tra i 15 e i 20 anni. Non hanno esperienza, non hanno rispetto per le gerarchie, non hanno legami di sangue con le famiglie storiche e soprattutto non hanno paura. La stampa li chiamerà la paranza dei bambini, il nome che Roberto Saviano renderà famoso in tutto il mondo. Il loro leader si chiama Emanuele Sibillo, ha 19 anni, è ambizioso, è spietato e decide che Forcella non deve più essere territorio dei Mazzarella. Inizia una guerra
Tra il 2013 e il 2015, Forcella diventa un campo di battaglia. Omicidi in pieno giorno, agguati in motorino, sparatorie nei vicoli dove giocano i bambini. Secondo i dati della Questura di Napoli, in 2 anni ci sono almeno 8 omicidi riconducibili alla faida. Il clan Mazzarella Buonerba risponde colpo su colpo, ma i baby boss della Paranza sono sfuggenti, si muovono in gruppo, usano i social network per coordinarsi, colpiscono e spariscono nelle viscere del centro storico. Secondo le dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, in quel periodo ci sarebbe stato un patto tra i Rinaldi e la Paranza dei bambini. Obiettivo comune: spingere fuori i Mazzarella da Forcella. Un'ipotesi investigativa, mai confermata in sede processuale. E poi succede l'impensabile. 2 luglio 2015. Durante una stesa nel centro storico, il gruppo di Emanuele Sibillo entra nel regno dei Buonerba e finisce in un'imboscata. Il baby boss viene colpito alla schiena mentre è su una moto in una via a pochi passi da Forcella. Gli amici lo caricano e lo portano a Loreto Mare, ma quando arriva in ospedale è già morto. E non sono i Mazzarella a ucciderlo, sono i killer del gruppo Buonerba, il clan rivale che in quei mesi si contende Forcella con la Paranza dei bambini. È uno scontro frontale tra 2 fazioni, non una resa di conti interna. Il processo per l'omicidio di Sibillo si concluderà con 4 condanne all'ergastolo nei confronti di esponenti legati ai Buonerba. Sentenza poi confermata in Cassazione. Ma il danno per i Mazzarella è fatto. Per la prima volta nella storia del clan, un territorio sfugge al loro controllo diretto. Forcella diventa terreno di gruppi frammentati, alcuni fedeli ai resti della Paranza, altri alleati con clan rivali. È la prima sconfitta visibile dopo 80 anni di dominio. Eppure, il clan Mazzarella non crolla, si riorganizza. Non è una ritirata, è una metamorfosi. Attorno ai vertici detenuti, nella periferia est e nel centro storico, si muove un sistema di alleanze variabili con i D'Amico e altri clan satelliti della zona. Gli inquirenti lo descrivono spesso come un cartello sotto il controllo dei Mazzarella, a volte affiancato da gruppi minori, a volte in tensione con loro. I rapporti sono altalenanti, con fasi di apparente cedimento e momenti di riaffermazione del controllo, ma restano quasi sempre guidati da un'unica logica, quella degli affari. In alcune operazioni sono alleati dell'alleanza di Secondigliano, ma mantengono una propria autonomia territoriale e spostano continuamente gli equilibri, perché le storie di Napoli non sono mai lineari. Sono patti, rotture, tregue silenziose e intrecci che si perdono nelle sfumature delle inchieste giudiziarie. Il clan allenta la presa su Forcella e punta altrove. Conquista i quartieri spagnoli, la sanità, il centro alto che guarda la città dall'alto. Secondo le ricostruzioni della DDA, quella che sembrava una sconfitta è in realtà una riconfigurazione strategica. Forcella è diventata troppo esposta, con troppi arresti, troppe indagini, troppa pressione mediatica dopo la morte di Annalisa Durante. I Mazzarella decidono di spostarsi in zone meno monitorate e la scelta funziona. Hanno capito una lezione fondamentale. Nella camorra non vince chi tiene il territorio più simbolico, vince chi guadagna di più. E i quartieri spagnoli, con il turismo, con i bed and breakfast, con il riciclaggio nei negozi di souvenir, valgono molto più di Forcella. Nell'agosto 2020 Michele Mazzarella viene scarcerato per buona condotta. Sconto di 9 anni sulla pena. Torna a Napoli, ma la libertà dura poco. Nel dicembre 2022 viene nuovamente arrestato, nuove accuse, nuovi reati, stesso schema. Nel frattempo, il nemico storico non è scomparso. Nel febbraio 2019 Ciro Rinaldi viene arrestato a San Pietro a Patierno dopo la latitanza. Si consegna pacificamente, ma il clan Rinaldi resta attivo. Attorno a lui, nell'area di Napoli Est, si muove un sistema di alleanze variabili con i Reale e altri gruppi della zona, spesso descritto dagli inquirenti come il cartello Rinaldi-Reale, talvolta affiancato dai Formicola e dai Silenzio. Rapporti altalenanti,
con momenti di tensione e di apparente pace, quasi sempre guidati da una sola logica, quella degli affari. Alleati dell'alleanza di Secondigliano, ma con una propria autonomia territoriale e continui spostamenti di equilibri, perché le storie di Napoli Est non sono mai lineari, sono fatte di patti, rotture, tregue silenziose e intrecci che si perdono nelle sfumature delle inchieste giudiziarie. Nel marzo 2025 il processo d'appello bis infligge nuove condanne pesanti a diversi esponenti del gruppo attivo a San Giovanni e nell'area vesuviana, con pene che vanno da 11 a 28 anni di carcere. Il cartello è ferito, ma vivo. Pochi mesi dopo, a San Giovanni a Teduccio, una sparatoria rompe di nuovo la tregua apparente. Uomini legati ai gruppi di Napoli Est si fronteggiano in strada, con arresti per intimidazione mafiosa e tentato controllo del territorio. Nel 2026 il nemico storico dei Mazzarella è ancora lì, ancora pericoloso, ancora in guerra. E il nemico del nord non è mai sparito. L'alleanza di Secondigliano. Licciardi, Contini, Mallardo. I tre cognomi che hanno combattuto la guerra del 1998 sono ancora attivi. Edoardo Contini, o Romano, controlla ancora il Vasto e l'Arenaccia. A Piazza Carlo III, nel cuore della zona Contini, i confini territoriali restano quelli scritti col sangue 30 anni fa. Non è guerra aperta, ma le cronache giudiziarie del 2025 parlano di tensioni, di movimenti, di equilibri che scricchiolano. I Mazzarella hanno resistito alla morte del patriarca, alla guerra del 1998, alla battaglia del mercato, alla paranza dei bambini. Ma l'alleanza è ancora lì, più silenziosa, forse più pericolosa. Ma cosa è successo nel luglio 2025 che ha fatto parlare il procuratore Gratteri? 10 luglio 2025. Napoli, Alba. Centinaia di agenti della Polizia di Stato e dei Carabinieri si muovono simultaneamente in 12 quartieri tra Napoli città e provincia vesuviana. L'operazione è coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, guidata da Nicola Gratteri. Obiettivo: il cartello Mazzarella. 25 misure cautelari, 57 indagati, sequestri di droga, armi, denaro contante, intercettazioni che coprono 3 anni di attività criminale. Al vertice, Michele Mazzarella, detto O Fenomeno, boss assoluto anche dalla cella del carcere di Siracusa, 400 km da Napoli. Sotto di lui, Luciano Barattolo, suo cugino, reggente operativo, anche lui detenuto. E poi i satelliti. Rosario De Bernardo, capo del gruppo di Somma Vesuviana. Suo fratello, Vincenzo, detto Opisello, era stato ucciso l'11 novembre 2015, probabilmente dai Mazzarella stessi, in una resa dei conti interna. Rosario ha scelto di restare fedele e ha costruito uno snodo fondamentale del traffico nel parco Fiordaliso. Raffaele Anastasio, capo del gruppo di Sant'Anastasia. Estorsioni sistematiche, settori particolari, energie rinnovabili e onoranze funebri. 2 business che generano flussi di cassa costanti e poco monitorati. Carmela Miranda, donna del clan e moglie di Rosario De Bernardo, ruolo operativo nelle comunicazioni e nella gestione del denaro. L'ordinanza del GIP Francesca Bardi del Tribunale di Napoli descrive un sistema perfettamente funzionante. Ogni spacciatore ha una quota. Ogni piazza ha un responsabile. Ogni quartiere versa una percentuale al vertice. E il vertice, anche in carcere, controlla tutto. Le intercettazioni depositate agli atti mostrano un quadro inquietante. Dalla sua cella, Michele continua a impartire ordini, stabilisce chi può spacciare e chi no, fissa le percentuali, decide le punizioni per chi sgarra. Il procuratore aggiunto Sergio Amato lo riassume così:
Nessuno, nemmeno le famiglie di Secondigliano, avrebbe in questo momento la forza di scalzarli. E il procuratore Nicola Gratteri definisce il cartello Mazzarella una camorra di serie A, capace di rigenerarsi di continuo. La struttura familiare fa sì che quando arresti un vertice ce ne siano già altri 3 pronti a prenderne il posto. Non è criminalità disorganizzata. Per i magistrati che l'indagano è un'impresa criminale globale, diretta da una cella di 3 metri per 4. La vera svolta arriva 6 mesi dopo, dicembre 2025. Tribunale di Napoli. Il processo contro il cartello Mazzarella entra nella fase del rito abbreviato. 21 imputati devono scegliere processo ordinario o ammissione di responsabilità in cambio di uno sconto di pena. Gennaio 2026. Nelle aule del tribunale arriva il momento. Nel procedimento in corso davanti al GIP, 14 su 21 scelgono quella strada. Ammettono tutto. Michele Mazzarella, il boss assoluto, ammette le accuse. Raffaele Anastasio, ammette. Rosario e Roberto De Bernardo, ammettono. Alessandro e Salvatore Lanzone, ammettono. Carmela Miranda, ammette. 14 confessioni, ammettono tutto. Il traffico e le rotte della droga, i nomi dei fornitori colombiani, i depositi nella provincia vesuviana, le piazze di spaccio, le percentuali, i metodi di intimidazione. E mettono nero su bianco quello che gli investigatori sospettavano da anni. Ogni singola decisione, ogni movimento di denaro, ogni punizione passava da Michele. Dalla sua cella, dal suo telefono nascosto, dai suoi pizzini cifrati. Il carcere non era una punizione, era una fortezza. Pensateci, Michele Mazzarella, in carcere, era più protetto che in libertà. Nessun killer poteva raggiungerlo, nessun clan rivale poteva eliminarlo. Era intoccabile. E allo stesso tempo, attraverso la sua rete, era onnipresente. Il carcere come quartier generale, il detenuto come generale, i muri come scudo. E Napoli, a circa 400 chilometri di distanza, che continua a obbedire. Ma non tutti i Mazzarella hanno scelto di restare fedeli. Francesco Mazzarella, no, non il patriarca morto nel 1998, un altro Francesco. Stesso nome, stessa famiglia, destino diverso. È figlio di Ciro Oscellone, nipote del patriarca, ex boss del clan, e dal 2020 collaboratore di giustizia. Novembre 2025. Fanpage pubblica una docuserie intitolata Confidential. Uno degli episodi è dedicato proprio a Francesco Mazzarella. Le riprese lo mostrano mentre torna a San Giovanni a Teduccio, i luoghi della sua vita criminale, la casa dove è cresciuto, i vicoli dove comandava. E Francesco parla, per la prima volta senza filtri. Sono tornato qui dopo anni, ho guardato questi vicoli e mi sono chiesto, ne è valsa la pena? Ho perso tutto, la famiglia, il rispetto, la libertà. E per cosa? Per un'illusione di potere che non è mai stata mia. Gennaro Panzuto, ex killer dell'Alleanza di Secondigliano diventato collaboratore, racconta un aneddoto che fa capire chi era Francesco ai tempi d'oro. Lo chiamavano Francesco Sette Pistole. Girava con granate negli slip. Non è una metafora, è una descrizione letterale. Don Luigi Merola, il parroco di Forcella che ha celebrato il funerale di Annalisa Durante, dice qualcosa di importante su Francesco Mazzarella. Il pentimento non cancella il male fatto, ma è l'unico modo per interrompere il ciclo. Francesco ha scelto di parlare, e questo, in un sistema come quello della camorra, è un atto di coraggio, anche se tardivo, anche se insufficiente. Ma non tutti la pensano così. Secondo altre testimonianze raccolte dalla DDA, Francesco Mazzarella è considerato un traditore, un infame, e nella camorra i traditori hanno una sola sorte. Il fatto che sia ancora vivo, protetto dal programma di protezione testimoni, non significa che sia al sicuro. Significa solo che per ora il clan ha altre priorità. Ma il clan Mazzarella non si è fermato.
perché per ogni pentito che parla ci sono 10 affiliati che restano in silenzio. Gennaio 2026. Napoli. Facciamo il punto. Roberto Mazzarella è ancora latitante, inserito nella lista dei latitanti di massima pericolosità dal Ministero dell'Interno nel gennaio 2025. Mandato di arresto europeo emesso il 18 aprile 2025. Ricercato in tutta Europa. Nessuno sa dove si nasconde. Nel novembre 2025 un blitz fallisce. La Cassazione respinge il suo ricorso su una misura cautelare, ma lui non c'è. Michele Mazzarella è in carcere a Siracusa. È stato condannato, riarrestato, processato di nuovo. Ha scelto il rito abbreviato e a gennaio 2026 ha ammesso le accuse nel procedimento in corso. E secondo le intercettazioni e le stesse dichiarazioni depositate agli atti, continuava a impartire ordini anche da dietro le sbarre. Luciano Barattolo è in carcere, reggente detenuto, coordinatore operativo. I De Bernardo sono in carcere, hanno confessato. Gli Anastasio sono in carcere, hanno confessato. 14 affiliati hanno ammesso tutto davanti a un giudice. E il clan funziona ancora. I quartieri spagnoli sono sotto controllo, la sanità è sotto controllo. San Giovanni a Teduccio resta conteso con altre famiglie dell'area di Napoli Est, ma i Mazzarella tengono le loro posizioni. Le estorsioni vengono riscosse, la droga viene distribuita, i commercianti pagano, gli spacciatori pagano, tutti pagano. Perché? Perché il clan Mazzarella non è costruito come una piramide, è costruito come una rete familiare. Ogni membro ha legami di sangue o matrimonio con gli altri e questo crea una lealtà che non si compra, non si minaccia, non si spezza con un arresto o una condanna. Quando arrestano Michele, c'è Luciano. Quando arrestano Luciano, c'è Roberto. Quando arrestano Roberto, ci sono i cugini, i cognati, i nipoti, i figli dei nipoti. Non è un'impresa criminale, è una genealogia. E le genealogie non si arrestano, si ereditano. Nel 2014 vengono sequestrati beni per 400 milioni di euro nell'area di influenza dei clan alleati ai Mazzarella. Nel 2016 altri 3 milioni. Ma secondo gli investigatori, questi sono solo i beni tracciabili. Il vero patrimonio è altrove. Società offshore, immobili intestati a prestanome, soldi che passano attraverso settori che nessuno sospetterebbe, onoranze funebri, trasporti, energie rinnovabili. La camorra del futuro non spara soltanto, investe. E c'è un altro elemento, il più inquietante. Sempre più spesso le estorsioni non avvengono con minacce esplicite. Non c'è più l'uomo che entra nel negozio e dice «devi pagare». Oggi qualcuno entra, non dice niente, appoggia un biglietto con un numero. È l'IBAN di un conto corrente. Niente minacce esplicite, niente parole, solo quel numero. Il commerciante sa cosa fare, non ha bisogno di spiegazioni, non ha bisogno di minacce. Sa, perché a Napoli certe cose si sanno senza che nessuno le dica. È violenza invisibile, non lascia prove, non lascia testimoni, non lascia titoli sui giornali, ma funziona meglio della violenza vera. Nicola Gratteri lo dice chiaramente. La camorra oggi non spara più come negli anni '80, è più silenziosa, più subdola e molto più pericolosa. Più pericolosa, non meno. Più. Francesco Mazzarella, il patriarca, è morto nel 1998. Suo figlio Vincenzo è morto nel 2018. L'altro figlio, Ciro, è morto nel 2018. Decine di affiliati sono in carcere. I pentiti hanno parlato. Le indagini hanno colpito. E il clan è ancora lì. Nelle relazioni della Direzione Investigativa Antimafia e nei rapporti di polizia giudiziaria, per molti investigatori è più forte di prima, più ricco di prima, più invisibile di prima. 81 anni, 4 generazioni
e nuove generazioni stanno crescendo. Bambini che oggi hanno 10 anni, che vivono in case comprate con soldi sporchi, che vedono i loro padri rispettati e temuti, che imparano, senza che nessuno glielo insegni esplicitamente, che il potere non viene dalla legge, viene dal cognome. I Mazzarella. Tra 20 anni, quando voi avrete dimenticato questo documentario, quando Forcella sarà diventata una meta turistica con i ristoranti stellati, quando San Giovanni a Teduccio avrà i murales e le piste ciclabili, ci sarà ancora qualcuno con quel cognome, qualcuno che sa, qualcuno che comanda, qualcuno che eredita. Perché la camorra non muore, si trasforma, e i Mazzarella lo hanno capito prima di tutti. È finita davvero o ha solo cambiato volto? Questa è stata la storia del clan Mazzarella, una dinastia che ha attraversato 4 generazioni, un impero costruito sul sangue e sull'invisibilità. Oggi i nomi sono quasi tutti noti. Michele è in carcere, Roberto è ricercato, Luciano è detenuto. I vertici storici sulla carta sono stati tutti colpiti. Eppure il meccanismo non si ferma. Le estorsioni arrivano, la droga scorre, i soldi girano. Qualcuno da qualche parte a Napoli sta tenendo insieme i pezzi. Forse un volto mai fotografato, forse un parente insospettabile, forse qualcuno che non porta nemmeno il cognome Mazzarella. La domanda vera non è solo chi comanda adesso, ma quanto siamo disposti a vedere del terzo livello di questa città. Se vuoi continuare a scendere in quel livello, iscriviti al canale e attiva la campanella, perché nei prossimi episodi entreremo nelle storie delle altre famiglie che tengono Napoli sotto scacco. Clan, alleanze, faide e segreti che non avete mai sentito raccontato così. Io sono Alex Neri e questa è Anime Oscure. Prima di chiudere, c'è una cosa che bisogna dire con chiarezza. Molti dei nomi che avete sentito in questa storia appartengono a uomini che oggi sono morti o che sono stati condannati in via definitiva. Altri, invece, sono ancora dentro processi aperti, misure cautelari, riesami, ricorsi in Cassazione. Per Michele Mazzarella, ad esempio, il nuovo procedimento sul traffico di droga è ancora in corso, incardinato in un rito abbreviato che al momento della registrazione di questo documentario non è passato in giudicato. Roberto Mazzarella è ricercato su ordinanza di custodia cautelare per l'omicidio di Antonio Maione, ma il quadro probatorio è stato oggetto di annullamenti e rinvii dalla Cassazione e resta in evoluzione nelle aule del riesame. È il gioco sporco della giustizia, quando si intreccia con la camorra. Atti che si accumulano, verdetti che cambiano, collaboratori che parlano dopo 20 anni. Ma una cosa non cambia. Fino a sentenza definitiva, anche il nome più pesante resta per la legge un imputato, non un colpevole. Questo documentario si basa esclusivamente su sentenze definitive della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello di Napoli, ordinanze di custodia cautelare emesse da giudici per le indagini preliminari, relazioni ufficiali della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e della Direzione Investigativa Antimafia del 2024 e 2025, cronache giornalistiche verificate di Fanpage, Il Fatto Quotidiano, Il Roma, cronache della Campania, Sky TG24 e testimonianze di collaboratori di giustizia depositate in atti processuali pubblici. Tutte le persone citate sono da considerarsi innocenti fino a sentenza definitiva di condanna, ai sensi dell'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana. Le vittime e i loro familiari sono stati trattati con il massimo rispetto. Le immagini e i riferimenti a vittime innocenti come Annalisa Durante, Antonio Maione e Ciro Colonna servono esclusivamente a ricordarne la memoria e a denunciare la violenza della criminalità organizzata. La posizione di Roberto Mazzarella nell'omicidio di Antonio Maione è ancora oggetto di procedimento penale. Il presunto patto tra clan Rinaldi e Paranza dei Bambini è un'ipotesi investigativa basata su dichiarazioni di pentiti, non confermata in sede processuale. Il processo con rito abbreviato contro 14 affiliati del clan Mazzarella è ancora in corso al momento della pubblicazione.